Ehi, ben ritrovati, ben ritrovate. Tiranno matto qui, oggi tirannico pazzo, impazzito totale, il male assoluto. Dritto al sodo su Dungeon 4. L'ultimo capitolo di una saga di strategici RTS un po' particolari perché sono prima di tutto dei Dungeon Builder Tower Defense. Tutte queste parole insieme cosa stanno a significare? Ve lo mostro subito. Hero boy. Talia had reached the center of battle. With another brilliant speech, she goaded her creatures on one more time. Another speech? Oh. Ding dong, the hero's dead. That okay? Honestly, I don't know if I can work with you like this. After Talia's words, the creatures surged forward and flocked to their linguistically under-talented leader, or would like to, but the defenses on the left and right flanks made progress impossible. Talia had to destroy them in order to receive further support. Non volevo rovinare il momento, vi faccio vedere il nostro scranno vuoto perché siamo incorporei come male assoluto in questa parte di tutorial. Oggi, martedì strategico, però non vi parlo solo di Dungeons 4, no. Partiamo facendo una premessa su tutta la saga e anticipandovi che io consiglio a chiunque si voglia approcciare a questo tipo di videogioco di partire perlomeno da Dungeons 2. Il mio preferito è Dungeons 3 per un insieme di ragioni, fra cui anche la narrativa. E secondo me l'assenza del doppiaggio in italiano in Dungeons 4 è veramente grave. Prima di entrare nel merito del titolo e farvi vedere del gameplay più specifico e duraturo, vorrei farvi ascoltare un po' di spezzoni da Dungeons 2 e soprattutto Dungeons 3 per farvi capire quanto grave sia la perdita del doppiaggio in italiano. Nel prossimo capitolo ovviamente non parlerò, quindi se volete potete skippare. Mentre l'Orda infuriava a ovest contro l'Alleanza, un altro spettro si levava a est. Iniziò tutto a Bentos, una delle città libere famosa per l'alito fresco dei suoi abitanti. Ma la nostra storia inizia nei sotterranei al di sotto della città che collegavano i grandi templi. Senza alcun preavviso, un misterioso portale si aprì proprio lì. Ma che diavolo! L'esclamazione non era molto lontana dal vero. Poco dopo dal portale sbucò un demone che attaccò la guardia. Allarme rosso! Siamo sotto attacco! Alle armi! I templari risposero in fretta e si misero diligentemente al lavoro per distruggere i demoni in arrivo. Nello stesso momento, altri portali simili iniziarono ad aprirsi in tutta la città. Le normali guardie cittadine, però, non erano pronte quanto i soldati della confraternita religiosa. Una banda di ombre furtive saltò fuori da uno dei portali. Erano demoni molto emaciati, non esattamente noti per la loro perspicacia. Ma in questo caso un potere più grande e intelligente di loro sembrava guidarli. Pareva quasi che fossero controllati. Rapidamente le piccole creature si avvicinarono a un altro portale lì accanto per attendere altro. Il male diffidente di ogni forma di vita si era lasciato alle spalle l'isola Termite ed era sbarcato nei pressi della tranquilla città di Serenity. Serenity era una cittadina tranquilla, nota soprattutto per essere la principale esportatrice mondiale di armi. Questo di per sé non rappresentava una contraddizione, dato che c'era sempre qualcuno da qualche parte che aveva bisogno di armi, e gli abitanti pacifici e tranquilli di Serenity erano più che disposti a vendere ad altri i loro strumenti di morte, compresi gli eserciti del male solvente, al giusto prezzo. Ora però questo rischiava di essere la loro fine, perché il male devastante non aveva alcuna intenzione di permettere a nessuno di vendere armi ai propri nemici. Il destino di Serenity era così segnato. C'è un grosso esercito a Serenity che non sembra affatto sereno. Pare che abbiamo un problema. D'altro canto, c'erano diverse armerie vicino a Serenity, provviste di macchine d'assedio.
Sarebbero tornate sicuramente utili per sfoltire quel grosso esercito. Ottima idea! Andate, cani feroci! Conquistate quelle armerie e dopo daremo alla brava gente di Serenity una dimostrazione dei nostri prodotti. Chiamiamola pubblicità mirata. C'era una volta il male amante dei DLC. Non ne aveva mai abbastanza della storia di Dungeons ed era ansioso di intraprendere nuove avventure malvagie. Ora il male favoloso è entrato nel mondo delle fiabe, dove vive una creatura la cui incredibile bontà farebbe venire l'orticaria a qualsiasi narratore normale. La fata buona. Ciao, miei piccoli eroi. Sono la fata buona. Come posso aiutarvi? Quell'individuo ha dedicato la propria vita al male. Oh, non è affatto carino da parte tua, tesoro. Temo che questo richieda una punizioncina piccina piccia. Potrei trasformarti in un candeliere ambulante. Oh, aspetta, ho appena prestato quell'incantesimo. Beh, vorrà dire che andrò sul classico di quack, tesoro. Oh, capisci cosa intendo? È sempre gentile, anche con le creature del male. Rivoltante. Nonostante ciò, o soprattutto per questo personaggio andava eliminato, ucciso, tolto di mezzo, fatto a pezzi. Ok, credo di aver reso l'idea. Trova la fata buona ed eliminala. È il nostro lavoro, no? Se posso suggerire, le strapperei le unghie delle dita una a una, poi prenderei la sua bacchetta e la farei in 1000 pezzi. Finalmente una vacanza, o almeno era ciò che pensava Talia, prima di raggiungere l'isola di Turtoga per un po' di meritato riposo, ovviamente con i migliori auguri del male assoluto. Esatto, ho chiesto il permesso al capo e me l'ho dato. Ora potrò finalmente godermi la tintarella e... Naturalmente il male che sfrutta i suoi sottoposti non aveva detto di sì senza un motivo. Davvero? Turtoga non era solamente un'ottima meta per le vacanze, ma era anche famosa per il suo eccellente rum, che tanto faceva gola al male pirata. Ok, magari qualcuno potrebbe... Ma Turtoga era abitata ancora da eroi impavidi, determinati a difendere il loro rum con la vita. Rubarlo non sarebbe stato semplice. Chissà cosa aveva in mente il male che non va mai in vacanza. Basta così. Rimanderò dopo la tintarella. Dicevamo di rubare il rum. Dovrebbe essere fattibile. Certo che sì. Qualche pirata sanguinario non può fermare una turista come te. In ogni caso le consegne erano già in corso. I corrieri avrebbero percorso la strada fino alla nave, che avrebbe salpato una volta caricato a bordo abbastanza rum per soddisfare i capricci del male alcolizzato. Ricevuto. Scortare le consegne di rum in salvo fino alla nave si può fare. È tempo di costruire un dungeon. Un altro DLC? Finiranno mai? 10 anni di scuola di recitazione buttati per ritrovarmi a doppiare un videogioco di dubbia qualità. Ad averlo saputo prima. Dove eravamo rimasti? Ah, sì. La scia distruttiva del male vincitore proseguiva. Gli eroi erano diventati sempre più rari. Che peccato. Picchiare i mucciolosi non è la stessa cosa. Anche se questo non mi trattiene dal farlo. In ogni caso gli esploratori avevano avvistato altri nemici. La regina delle foreste, una creatura mitica del passato, offriva protezione a un manipolo di eroi rimasti. Tradimento, blasfemia, malvagità! Non importa. Sono qui per risolvere la questione e mettere la parola fine al regno di questa fatina dei boschi. Una volta per sempre. In maniera violenta. Nel caso non fossi stata abbastanza chiara. Tuttavia l'ingresso per il regno della regina delle foreste era sigillato magicamente. Per aprirlo bisognava trovare le pietre runiche e sistemarle nei luoghi di potere sparsi per il dungeon. Ok, non mi sembra così difficile. Trovare le pietre runiche e metterle al loro posto. Ce la possiamo fare. Va bene, creature. Dividetevi e portatemi tutto ciò che somiglia anche solo vagamente a una pietra runica. Ne spunta fuori sempre uno nuovo. Finiranno mai questi DLC? Oh,
Allora, il male amante dei DLC aveva radunato le proprie truppe. Gli ultimi avamposti degli eroi erano stati avvistati. Erano lì ancora in piedi, quasi a supplicare di essere distrutti. Eccellente! Mi stavo quasi annoiando qui nella mia enorme sala del trono piena d'oro. Oh, ci sei anche tu? Ho come la sensazione che la mia carriera sia arrivata a un punto morto. In ogni caso, questo patetico accampamento non costituiva un problema per il male spietato, che stava già pensando come usare il suo dungeon, completamente sviluppato ed equipaggiato, per sbarazzarsi di questo manipolo di eroi. Non vedo l'ora, già mi prudono le mani! Potrebbero essere questi stupidi guanti. Credo di essere allergica al pelo di nano. Peli di nano? Aspetta, che ne hai fatto esattamente dei resti di Grimly? Anzi no, preferisco non saperlo. Ho appena fatto colazione. Come vuoi, non dirò nulla a riguardo. Sarò muta come una tomba, per 1000 barbe dei nani. Ho detto che non voglio saperlo. Ora va e sbarazzati di quegli eroi. Dimostra per una volta di non essere completamente inutile. Gli eroi, giusto? Ok, creature, preparatevi! Li attaccheremo! Li faremo a pezzi e getteremo pelo di gatto nei loro occhi! Negli occhi di quegli allergici ai gatti, ovviamente! Il male assoluto, con l'aiuto d'Italia, aveva già sconfitto i regni occidentali a est. Il suo prossimo obiettivo sarebbero stati i regni settentrionali a sud. Il team di sviluppo, noto per la scarsa fantasia dei suoi sceneggiatori, probabilmente terrà da parte l'idea per un eventuale Dungeons 4 o 5 o magari 29. A ogni modo, non tutti gli eroi si erano arresi al loro destino contro il male crudele e spietato. Un manipolo di ribelli disperati si riunì intorno all'ultimo eroe rimasto, l'ammiraglio Overproud, il quale aveva giurato di vendicare la prematura scomparsa della sua unica figlia, una certa Jaina. Per Talia quella era una ventata d'aria nuova rispetto ai soliti noiosi festeggiamenti per le sue vittorie. Almeno questi eroi erano pronti a difendersi, non come quei patetici mocciolosi che usava come sparring partner. Fu così che Talia si mise in viaggio per conto del male amante dei contenuti noiosi e dal costo eccessivo, per mostrare all'ammiraglio Overproud che fine aveva fatto la pietra lunare. Ecco di cosa ci hanno derubato, di bravissimi doppiatori. Vabbè, andiamo veramente stavolta al sodo, come piace a me fare di solito, cioè Dungeons 4. È l'ultimo capitolo della saga, uscito ormai da 2 anni e quindi anche completo con tutti i DLC. Dungeons 4 comunque non mi aveva mai convinto così tanto, lo voglio riscoprire con voi oggi, dargli un'altra possibilità. Non voglio farvi spoiler, però ritengo importante farvi leggere, perché se non masticate l'inglese ci sono fortunatamente i sottotitoli, e vedere l'introduzione alla campagna di Dungeons 4 prima di andare al gameplay vero e proprio. Once upon a time, long, long ago in, well, you know the rest, the absolute evil had, in the fabulous predecessor to this game, taken over the entire overworld with its creatures. Now it's spent its time on debauched parties and... Wait a minute. The entire overworld? No! One small village of indomitable heroes still held out against the invaders. The unamused evil was beside itself with rage. But all this was about to change once and for all, because the remote controlling evil sent its most vicious general into the field, the Dark Elf Talia. Talia, also known from the fabulous predecessor, came back from her vacation in a thoroughly good mood. Before that, she had defeated her foster father, the paladin Tanos. This fact is important to note. For this last remaining village of heroes was protected by none other than Tristan, foster son of Tanos and Talia's stepbrother. This proud warrior in shining, his handsome heroic chest accentuating armor, was the last glimmer of hope for the forces of good.
Talia, who had fully embraced the dark side, couldn't wait to really kick her stepbrother's ass. And so our story begins. Ha! If my eyes don't deceive me, that's my stupid stepbrother Tristan over there too, just waiting for me to lovingly put his head on a spear. Ha! Today is gonna be a good day. Tristan had managed to give Talia the slip, but she had been able to capture his magic glove. The Gauntlet of Finitude, a fabled artifact. Unfortunately, UI overlays don't work in cutscenes, so Talia couldn't read just exactly what the glove did. Nevertheless, she proudly presented it to the Absolute Evil in its form as the Dungeon Lord. And so misfortune took its course, because at the same time, Talia wanted to demonstrate how loudly she could snap her fingers. But this snap, which would go down in the history books as the Dungeon Lord snap, unleashed horrific forces that were discharged into the Dungeon Lord himself. As Talia rose to her feet, the gauntlet had disappeared, and the Dungeon Lord lay dying. Viewers often began to cry at this point, because it made them think back to the last really good superhero movie. Talia mourned for about 5 seconds. Talia had shattered the realms of good and served them onto the Absolute Evil on a silver platter, while it had actually done nothing at all. So Talia now became the absolute ruler. She had no clue about how to rule, but more than made up for it with hubris and consistently ignoring glaring problems. In addition, she surrounded herself with a staff of incompetent advisors. What could possibly go wrong? 10 minutes later, Tristan had captured Talia, locked her in a cage, and put the armies of Absolute Evil to flight. And so the story ends. We'll tell you how the story continues in overpriced microtransaction bites. Oh, wait, wrong script. That's a different developer. Hang in there, I've almost got it. While Talia was ignominiously taken away, the unused essence of Absolute Evil continued to float through the ether. It wasn't about to admit defeat that easily, but for evil to triumph once again, it needed Talia back, for better or for worse. And so the swirling essence of Absolute Evil set about commanding the perplexed-looking chaotic hordes and freeing Talia. Oh, una strana e invalicabile formazione rocciosa aveva spaccato la terra in due. Il male schiaffeggiatore. Vedete Talia, la nostra generala. E i mocciolosi che sono i nostri servitori scrausi, scarsissimi. Tra l'altro possiamo prendere il controllo dei mocciolosi, ma lo faremo fra un po'. Costruiamo subito una stanza. Dai, prendiamo il controllo di questo moccioloso. Impazzito, impazzitissimo. Andiamo e scaviamo. In prima persona. Guardate come siamo efficienti. È carina questa modalità più che altro per farsi un tour del proprio dungeon. Infatti usciamo. E continuiamo dicendogli, boh, fai questa stanza. È un sottogenere, quello dei Dungeon Defender stile appunto Dungeons, che mi è sempre piaciuto. È molto tricky, bisogna starci abbastanza attenti quando si fanno le stanze, quando si fanno queste cose. È particolare, è un'avventura particolare, costruirsi un dungeon a prova di avventuriero e renderlo interessante al tempo stesso. Un labirinto pieno di mostri. Però dovete darvi una mossa. Il modo migliore è prenderli a schiaffi, perché siamo il male schiaffeggiatore impazzito. Dai, mocciolosi, forza, dovete minare. Diggy diggy all.
andiamo subito a sbloccare la tesoreria che ci serve assolutamente per mettere da parte l'oro. E la costruiamo proprio attorno al pilone. Ai filoni d'oro più che piloni. Piloni sono quelli dei Protoss su StarCraft, così. Mi è venuto da dire pilone. Sono dei filoni d'oro. Ecco qua, costruiamo tutto. E poi ci prepariamo anche a fare una scelta. E la scelta è su che tipi di creature vogliamo concentrarci. L'orda, i demoni o i non morti? È pieno di mana e se non ricordo male è con i demoni che noi andiamo ad ottenere il mana. Sì, l'Arcanium, esatto. Quindi direi di scegliere i demoni e di creare un vortice. Però dove la facciamo la stanzina? La facciamo qui dentro, signori mocciolosi. Dovete lavorare, lavorare. Non siete neanche stagisti, siete proprio servi, schiavi, viscidi. Su. Sono il male operoso io. Allora, abbiamo sbloccato il vortice e lo mettiamo qua. Tecnicamente i demoni non hanno necessità di mangiare, o sì? No, hanno necessità di mangiare. Non sono i non morti no. Allora abbiamo bisogno dell'allevamento di tacchini. Nel vortice viene automaticamente eretto un portale purché la stanza sia sufficientemente grande. Se un demone muore viene teletrasportato a un portale. Vedete che c'è il portale, benissimo. Demoni per i non esperti. I demoni adorano mangiare tacchini. Riscuotono il salario nel giorno di paga, maledetti. Le ferite dei demoni guariscono automaticamente. Quando un demone viene ucciso può essere riportato in vita in un portale. Perfetto. Creiamo un po' di stanze e corridoi, ma vi dovete sbrigare. Forza, lavorare. Continuiamo nella ricerca, possiamo sbloccare la cripta della malvagità, che è un'altra risorsa. Abbiamo l'oro, il mana e la malvagità. E anche nuovi mocciolosi. Abbiamo la sala delle guardie che è utile per pattugliare quando effettivamente veniamo attaccati. Poi ci sono le porte, le officine, le trappole. Cosa sono? Pavimento, semplici, complesse e western, che sono di un DLC. Tra l'altro, come vi ho fatto vedere nell'intro, scherzano molto anche sulle pratiche dei DLC, eccetera. Calypso sono dei grandi devs che hanno pubblicato un sacco di saghe, fra cui quella di Tropico, e Commandos e tante altre. Sono comunque degli sviluppatori di una certa caratura e un po' fanno autoironia sulla questione dei DLC, perché ne hanno fatti uscire veramente tantissimi. Allora, sblocchiamo i demonietti, gli imp, che sono creature incomprese a cui piacerebbe dedicarsi alle arti figurative. Sfortunatamente a nessuno degli altri demoni interessano, quindi rimarrà un sogno represso che porta rabbia, odio e sai come funziona. In ogni caso, gli imp sono demoni subdoli che sputano fuoco con un raggio d'azione impressionante contro i bersagli singoli. Perfetto. Allora, andiamo a reclutare 1, 2, 3, 4 demonietti. E direi che è tempo di costruire anche il tacchinaio, il pollaio tacchinoso, tacchinante. Eccoci qua. Quanti mocciolosi che abbiamo al lavoro per l'oro, Quando arriva il giorno di paga, dobbiamo pagare i nuovi imp, guardateli. Che bruttini, cosa fate? Vi annoiate? Niente arti figurative del resto. Dobbiamo assolutamente creare una cripta della malvagità e per farlo bisognerà anche scegliere un buono spot dove scavare. Su. Scavare. Minare e scavare. Perfetto, guardate che roba. Intanto abbiamo sbloccato altri punti. Un paio di porte, l'officina, le trappole. Abbiamo sbloccato un po' tutto. La cripta del malvagio malvagissimo.
Prima o poi potremo fare anche le porte, eh. Tipo il dungeon potrebbe iniziare serenamente qua o addirittura qui. Mettiamo il portone qua così. Le grate da pavimento costruite su acqua e lava non solo neutralizza gli effetti negativi della superficie, ma aumenta anche la velocità di movimento e lavoro dei merciolous. Va bene, questa è acqua. E quindi facciamo così. Perfetto. Forza, lavorare. Vedete, la malvagità è tutta qua. C'è un altro modo per aumentare la malvagità e prendere a schiaffoni i piccioni. Così. Poff. Poff. Vedete che poppa il simbolino. Ed è una risorsa la malvagità. Perfetto. Bisogni delle creature. Il bisogno di una delle tue creature è parecchio alto. Inizia ad arrabbiarsi se non viene rispettato e vogliono mangiare, ovviamente. Allora, cosa possiamo fare? Aumentiamo di livello il piccionatoio. Porta di legno. Abbiamo bisogno di un'officina. L'officina la potremmo fare qua. È diventata vegana. Fa fatica a stare in piedi, ho capito. Ovviamente si scherza, amici vegani, scherzano anche loro. È satira, è tutta satira, non dovete prendervela. Se c'è una cosa che riesce molto bene a fare questo gioco è scherzare. Purtroppo è molto più palese questa sua indole alla burla nella modalità campagna, che non vi volevo spoilerare troppo. Vi ho fatto vedere qualche spezzone di doppiaggio così fuori contesto, però insomma, se si è arrivati al 4 in un modo o in un altro il male è sopravvissuto. Talia è ancora qui. Dov'è? Tra l'altro sta camminando sui suoi tacchi alti, la signora generala, fatta appositamente seguendo crismi e sciachismi della rappresentazione delle elfe nei giochi fantasy, ovviamente. Molto scherzosamente si rifanno a Warcraft tantissimo, a World of Warcraft e i primi Warcraft, ma non solo, ovviamente, come vi ho fatto vedere, tutta la pop culture, ecco. E non stanno facendo le porte, giustamente, perché non abbiamo l'officina. E l'officina, per quanto sia stata adibita, non ha i Fabrimatic. Sì, si chiamano così, Fabricamatic, scusate. E bisogna piazzarli un po' in giro. Facciamo 4, vai. Su, forza, lavorare, lavorare, lavorare. Ricerca, cosa possiamo ricercare? Abbiamo bisogno di oro? No, abbiamo bisogno di mettere da parte il mana in questo momento. E facciamo una bella stanza qua. Divora mana. Bene ma non bene. Cos'è un divora mana? È un antipaticissimo, secondo me. Ecco che si stanno picchiando. No, i miei poveri imp. Un divoramana è morto. Ma Talia, non dormire. Talia. Allora, tu devi recuperare le tue energie. Allora, i divoramana. Il demone è morto, lo sappiamo. Le porte proteggono il dungeon, va bene. Quanti sono i divoramana? Oh, mannaggetta. È un grosso problemuccio. Soprattutto perché dobbiamo costruire il nostro deposito di mana il prima possibile, perché sennò i divoramana ci mangiano tutto il mana. Giustamente, è la loro natura mangiare il mana e
Il mana però è nostro, non è vostro. È nostro inteso mio, signore oscuro. Mentite. C'è un bellissimo pulsante per fare ridere l'essenza del male assoluto. La L nel mio caso. Allora. Tempietto del mana. Om nel senso out of mana. Il mana può essere immagazzinato perfino prodotto nell'Arcanium. Ma io direi di ampliarlo un altro po'. Sembra un po' piccolino così. Oh, c'è un eroe. È arrivato un eroe. Più di uno. Siamo già assediati. Bene ma non benissimo. Oh no, stanno attaccando il cuore. Terremoto e tragedia. I'll be back. Terminator. Siamo un po' incasinati. Siamo a corto di oro e siamo a corto di tutto. Tant'è che ci stanno menando fortissimo gli eroi maledetti che sono arrivati. Dai, impotti, fate anche XP menando gli eroi. Gli eroi che con alcune tecnologie si possono mettere via. Li possiamo riconvertire in cose. Allora, purtroppo siamo veramente alla canna del gas con tutte le risorse. Però vedete, stiamo tenendo un pochino testa, assassini, guerrieri. Talia è tornata. I mocciolosi possono tornare al lavoro. I divora mana hanno mangiato tutto il mana. Non bene, non bene. Assolutamente non bene. Ci mangiano tutto il mana. Giorno di paga e siamo a corto di tutto. Abbiamo scoperto un'altra area del dungeon piena di nani. Sì, ci sono i nani e sono qui. E arriveranno dalla loro Karak, dalla loro fortezza sotterranea. Bello che c'è anche la musica nanesca quando si fa lo zoom. Guardiamo i nani, c'è la loro musica. Bom bom bom. Mentre qua c'è quella del dungeon. Sono i piccoli dettagli che fanno di un gioco come questo un capolavoro, secondo me. Allora, è un po' un problema perché i divora mana non ci aiutano in realtà. Sarebbe carino poterli usare contro i nemici, ma no. Sì, noi produciamo del mana per l'anima del male, insomma. Perché non ci serve a niente se viene tutto mangiato, divorato. Si sono moltiplicati alla velocità infinita questi divora mana. Il male è molto angustiato. Diciamo non solo angustiato, proprio incacchiato. Trappole da mettere un po' dovunque. Sì, arrivano dei nemici. E sono parecchi, e sono anche parecchio arrabbiati. Sparatacchini. È un po' grande come trappola. Io direi di prepararci subito all'ingresso con un po' di robe buffe. Cosa possiamo creare qui? Trappole a vapore. È un problema enorme. Va bene. Ci hanno spaccato la porta. È un grosso guaio. Stiamo venendo surclassati. Riusciremo a resistere? Vediamo. Ci stanno attaccando i divora mana. Oh no! Questo è un disastro completo.
Aiuto! Aiuto! Sei tornata, ma... Sei tornata che noi siamo veramente messi malissimo, Talia. Aiuto! E mi sa che verremo sconfitti in tempo breve. Il male impazzito ha bisogno un attimo di riprendere la mano malefica. Questa mano, per essere specifici. In realtà non sono stati gli eroi, sono stati i Divoramana. Allora, riproviamo. Però attenzione, adesso non tiriamo giù le stanze del mana. Proviamo in maniera differente. Proviamo a fare qualcosa di più studiato e abbiamo capito cosa il male si può permettere e cosa no. Evidentemente non si può permettere di esagerare con le stanze da subito e soprattutto deve concentrarsi sulla malvagità il prima possibile. Allora, mocciolosi al lavoro. Forza. Non mi ricordavo fosse così impegnativo. Ma magari si è solo sbagliato l'approccio. Allora, l'idea del male pensieroso è quella di costruire qui la tesoreria ginormica, pazzesca, incredibile. Giusto? E continuare magari... No, non così. Qua mettiamo un sacco di polli tacchinosi, tacchinolenti. Qui cosa possiamo fare? Proviamo con l'orda sto giro, che i demoni ci sono sembrati un po' impacciati. Iniziamo con l'orda. Gli orchi sono più importanti ed imponenti. Proviamo ad abbassare un pochino anche l'audio del gioco. Ok, molto meglio, molto molto bene. Allora, costruiamo di nuovo la tesoreria bellissima, impazzita. Oh, cos'era quel rumore? Ah, stanno costruendo, ok, mi ero un attimo preoccupato. Vediamo, allora, piccioneria, dove la facciamo? La facciamo qua, dai. Ok. Qui facciamo la stanza del male, incredibile. Oppure no, potremmo fare la caserma qui. L'arena per gli addestramenti, l'infusore voodoo. Preparare pozioni magiche. Ho capito. Beh, intanto ci servono i tacchini. Fa morire che ci sono tipo i cartonati delle montagne, degli alberi, eccetera, per farli sentire meno rinchiusi. Ci servirà anche l'officina e una sala delle guardie. Ma possiamo già reclutare orchi e naga. Gli orchi sono dei tank e le naga delle curatrici. Non abbiamo abbastanza oro. Ulak si chiama, bravo Ulak, che hai anche delle caratteristiche, fammi vedere. 16 di attacco, 2 di difesa. Hai il cooldown per l'abilità, hai la furia berserker, perdi 10 punti ferite, in cambio la velocità di movimento aumenta, però serve una ricerca. E hai 3 di movimento, ho capito. La naga, eccola. Kamdias si chiama. 12 di attacco, ha l'abilità raggio curativo. Ok, possiamo costruire la nostra stanza della malvagità. Ci serve un'officina. E poi anche iniziare a pensare come si era fatto prima, però in maniera un pochino più intelligente. A few moments later. E ci stanno attaccando. Sono arrivati. Sono una tiratrice, un bombardiere e una ranger. Umana. Sì, è un'umana. Un'elfa e un nano. Grande classico. Allora, campana di guardia. Bandiera del percorso.
Ecco che stiamo già attaccando. Dov'è Talia quando serve? Vieni Talia. Ah, piano piano li uccidiamo questi maledettissimi invasori. Ci serviranno anche le robe dei non morti per la prigione, per mettere da parte gli eroi smazzolati. Piano piano. Tanto stiamo difendendo il portone del dungeon, che è già un vantaggio rispetto a prima. Un grande vantaggio. Sta andando decisamente meglio. Poi i nostri mocciolosi non mocciolano. Non mocciolano. Mocciolano? Mocciolano? Mocciolano. Mocciolato? Vabbè, scusate, un attimo di follia totale del male impazzito, tirannico, che comanda i suoi servi di difendere il suo dungeon. Guardate che bello. Guardate che bella iconografia, teschi, morte, distruzione, corone, devastazione malvagia, non ci piace. Iniziamo a mettere delle trappole, perché sennò qua si tratta sempre di robetta. Spintonatore. Forziere epico. Non c'è una grande scelta di trappole, è una mia impressione. Ruota per criceti assassina. No. Queste sono troppo grandi come trappole. Queste sono per l'ingresso. Beh, possiamo metterle qua così. A little later. Abbiamo trovato un'area lavica con degli elementali di fuoco. Bene ma non benissimo. Allora, selezioniamo. Tra l'altro ho anche sbloccato i goblin. Adesso prendiamo un paio di goblin. Dietro di te una scimmia a 3 teste, davvero? Ma non è possibile, pugnala, taglia, ammazza. Ecco, benissimo, i goblin sono tutti così. Prendiamo tutte le unità. Abbiamo perso un'unità per sempre. Ah, ci stanno massacrando. Ho capito. Abbiamo perso un sacco di unità forever. Certo che combattere nella lava è un'idea molto da male rincoglionito. Non c'è spazio, ci sarà presto perché stiamo perdendo un sacco di servitori. Sono nemici nel tuo dungeon, stanno pure arrivando gli eroi. Bene ma non benissimo, eh. Bene. Ah, mannaggissima. Vediamo un po' le difese come si comportano. Dai, gli orchi menano. C'è anche cos'è? Una driade? Una fauna. Faunessa, fauna. Che succede qui? Un pal si è perso nel tuo dungeon. Avanti, aspetta, nessuno interessa più, l'hype è finito. LOL, pal di Palworld? No, vabbè, pazzesco. L'ho collegato solo ora. Penso fosse un commento così a caso del narratore. Non credo ci sia un easter egg. Credo, penso, chi lo sa. Allora. È morta Talia. Morta dagli eroi. Le trappole hanno funzionato? Circa. Abbiamo un problema però. Sono arrivati gli elementali. Gli elementali al cuore del dungeon. Oh, poi quando volete combattere, orchi. Perfetto. È un po' un casino dire ai nostri signori qua di combattere.
Non ce la possiamo fare, eh? Troppi elementali pazzi. Abbiamo bisogno di più orchi, mi sa. Talia had died. È morta di nuovo. Ce la possiamo fare, eh? È così che il male si comporta, mandando schiere infinite disorganizzate nelle linee nemiche. È un'operazione speciale nella lava. Humanitarian community of Il gruppo della comunità umanitaria degli altruisti stava passando molto vicino al dungeon. stopping it would generate quite a bit of evilness. Esatto, bene. Has died. C'è una spedizione. È qui la spedizione. E come facciamo a intercettarla però? È un bel casino adesso, non siamo nelle condizioni al momento. Meanwhile, Stanno arrivando anche dei nani. Non c'è respiro, non c'è. È un disastro disastrissimo. Come facciamo a gestire sta pozza malvagia? Dobbiamo almeno mettere una porta, qualcosa. Non è possibile. Siamo esposti ovunque. Ridi, ridi, rido anch'io. Ridiamo tutti, Italia. Perfetto, prendiamo l'esercito e mandiamolo fuori. Non si sa se si riuscirà a ottenere qualcosa. Che schifo le palizzate, via. Non ci piacciono le palizzate. E neanche gli eroi, maledetti. Picchiateli. Più forte. Ah, gli orchi selvaggi. Altri eroi che arrivano nel nostro dungeon mentre noi meniamo i loro colleghi. Tutto nella norma. Sta per arrivare la spedizione. Noi siamo pronti a fare l'agguatone. Allora, abbiamo diverse cose. RIP, cimitero. Nemici sono entrati nel dungeon e va bene. Noi continuiamo a menare qua fuori invece i soggettini. Abbiamo fatto un po' di XP. Goldvein is nearly exhausted. Ok. Cavalca capre. Guardiana, ce ne sono di unità da menare, Vai Italia, picchia. Questo è un problema. Questo è un grosso, grasso problema. Grassissimo. Ok, abbiamo distrutto la spedizione. Possiamo tornare al dungeon. E sperare di salvare il nucleo dagli elementali. Poveri. Non è vero, poveri niente, no, non si dice. Povero moccioloso. Non sono poveri. Sono inutili. Ok, stiamo tornando. E possiamo prenderli tutti e mollarli. Vai Italia. Ce la puoi fare, resisti. Ok, abbiamo... It's payday. È pure giorno di paga. One of your creatures has died. Non poteva morire prima del giorno di paga, no. Come facciamo contro sti elementali che sono sempre di più? È un problema grave. Dobbiamo anche tornare ad espandere un pochino il nostro dungeon. Abbiamo speso tutta la crudeltà malevola possibile. Tempo di uccidere un po' di polli. Stiamo difendendo il dungeon. Così bene che lei può stare serenamente seduta sul trono e non fare una beneamata mazza. Abbiamo anche una futura stanza qui. Potremmo anche pensare di fare un cimitero. Un enorme cimitero.
Appena avremo i soldi, ovviamente. Devono tornare a minare i nostri mocciolosi. Abbiamo finito molto oro, molto in fretta anche. I non morti scelgono un luogo nel cimitero dove costruire la propria tomba, inoltre riscuotono il salario nel giorno di paga. Figurati se non pagavamo anche i morti. Torna lentamente il vita nella tomba, un po' come i demoni, quindi solo l'orda sfigata. Pieno di yogurt? Dovrebbe essere una citazione. Very funny, non l'ho capita. A cosa? Pieno di yogurt. Se lo sapete scrivetemelo nei commenti, che questa mi sfugge. Adesso ci stanno mangiucchiando, ci hanno mangiato tutti i tacchini. Sono riusciti ad entrare, un disastro completo, insomma. Possiamo creare un po' di Banshee. Un paio di Banshee, vai. Primi non morti del dungeon del tiranno matto. Siamo di nuovo sotto attacco. Questa volta ci sono anche dei Trent. È impegnativo, sì. Speriamo che le nuove trappole facciano il loro lavoro. Abbiamo bisogno in realtà di prendere tutto l'esercito e schierarlo. Vediamo se qualcosa funziona. Abbiamo perso per sempre una creatura, va bene. Dai, su, resistiamo. Ce la possiamo fare. Oh, guardate che roba incredibile. Li abbiamo sconfitti. Come va da questa parte? Oh, vabbè. Siamo sempre a corto di denaro. I signori mocciolosi devono scavare. Cosa ne pensate di Dungeon 4? Di questa... Oh no, i ragni. Scusate. Ma cosa ne pensate, dicevo, di questo gioco? Vi stuzzica? Vi piace? Vorreste vedere qualcosa di più intrigante a riguardo? Da parte mia? Le mie guardie non vogliono intervenire. Ci stanno mangiando tutti i tacchini di nuovo. È particolare, poi è molto cartunato, super satirico, turbo satira, ci piace, no? Almeno al sottoscritto piace. Il tiranno matto non può che apprezzare. Anche se sono più matti i miei servitori che si lasciano mangiare tutto il pollame senza intervenire subito. Vabbè, ma credo di aver fatto io l'errore aprendo qua il corridoio. Comunque, non voglio protrarre questa riscoperta all'infinito nella rubrica del martedì strategico. Avete visto come si fallisce male, abbiamo parlato anche della narrazione, di tutte le meccaniche anche più nascoste all'interno di questa chicca che io vi consiglio su Instant Gaming di andare a cercare perché è scontato, trovate i link in descrizione. Come sempre mi fareste un enorme piacere, esattamente come cliccando sul pollicione in su, perché dareste un pochino una spinta a un canale che sta arrancando un po'. Sarà colpa dell'estate, sarà colpa del fatto che sono io mediocre, non lo so, insomma, siete voi i giudici. Piano piano vorrei continuare a produrre contenuti e coprire giochi. Adesso magari arriverà anche qualcosina di più interattivo come delle live. Tempo al tempo, promesso, ci si arriva. Vero Talia? Cosa fai? Fai male la guardia con i tuoi tacchi? Guarda che stacco di cosce, mamma mia. Classico personaggio, no? Si diceva elfico, femminile. Allora, direi che anche oggi Tiranno Matto Out, dal cuore del suo dungeon, non può che salutarvi con una risata. Anche un pochino più focosa, dai. Questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere del dungeon impazzito.